Hai mai notato come posizioni le mani mentre parli con gli altri? Ora scoprirai il loro potere ed il loro significato. Potrai influenzare molto gli altri attraverso piccoli accorgimenti. Alla fine ti rivelerò un utile trucco da utilizzare subito per ottenere ottimi risultati. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. In un video ti ho spiegato l'importanza ed il significato delle 17 diverse strette di mano. Lo trovi in info box, ti lascio il link. Ora scoprirai quanto si comunichi con le mani non solo attraverso la stretta di mano, ma anche attraverso i palmi. Le mani sono state indubbiamente lo strumento più importante durante l'evoluzione umana. È affascinante pensare quanto abbiano fatto la differenza, ma ben pochi prestano attenzione a come le muovono e a che cosa comunichino. Il cervello ha più connessioni nervose con le mani che con qualsiasi altra parte del corpo. Aristotele le definiva una diramazione del cervello. Con le mani si realizza ciò che la mente pensa. Sostanzialmente ci sono due macro categorie: i palmi verso l'alto e i palmi verso il basso. I palmi aperti sono da sempre associati a valori molto positivi, quali l'onestà, la lealtà, la verità, l'integrità, ma talvolta possono indicare anche sottomissione. Ricordati sempre che uno degli indizi più importanti per valutare l'onestà di un'altra persona è osservargli proprio i palmi delle mani. Quando una persona è sincera e si apre verso l'altro, istintivamente tiene in vista i palmi delle mani, magari in modo parziale. È ovviamente un gesto inconscio, così come lo è il suo opposto, cioè quello di nasconderli. È tipico dei bambini che in genere quando mentono nascondono le mani dietro la schiena, oppure degli uomini che quando vogliono nascondere qualcosa infilano le mani in tasca, oppure tengono le braccia incrociate. Anche nasconderli esponendo il dorso, ad esempio appoggiando le mani sui braccioli di una poltrona piuttosto che su un tavolo, rivela che non si è particolarmente aperti. Trasmette chiusura e poca trasparenza. Scrivimi nei commenti se utilizzi questi atteggiamenti. Una curiosità. Ai venditori viene insegnato ad osservare i palmi delle mani mentre trattano con i clienti, perché questi quando rifiutano la merce hanno atteggiamenti diversi. Se sono sinceri ed hanno ragioni valide, in genere mostrano i palmi delle mani, mentre in caso contrario può darsi che dicano anche le stesse cose, però nascondendo i palmi. Quindi in questo caso il venditore, guardando i palmi delle mani, riuscirà a tararsi di conseguenza e ad agire nel modo più corretto. Quindi ora potresti pensare che se menti, ma mostri contemporaneamente i palmi delle mani, potresti avere molte più possibilità di farla franca. Ti deluderò un po', ma non è proprio così. Potresti comunque apparire falso se poi mancano altri segnali tipici dell'onestà e della sincerità. Oppure peggio ancora se i palmi aperti vengono smentiti di altri segnali del corpo. Il linguaggio del corpo è molto complesso e va sempre valutato nel suo insieme per fornire tanti indizi veramente indicativi. Ma tutto questo te lo spiegherò in altri video molto dettagliatamente. Per adesso concentriamoci sui palmi delle mani e sul loro significato, una piccola tessera del nostro puzzle nell'attesa di completarlo insieme. Però la buona notizia è che comunque si appare molto più credibili se si comunica tenendo i palmi delle mani aperte. Altro dato interessante e anche scientificamente provato è che se ci si abitua a parlare mostrando i palmi delle mani, la frequenza a mentire cala drasticamente. Questo perché la maggior parte delle persone fatica veramente tanto a mentire con i palmi delle mani aperte e in vista. Gesti e sentimenti sono sempre profondamente collegati fra di loro. Il linguaggio del corpo è sempre una spia del nostro sentire e rivela ciò che proviamo. Ad esempio, se ti senti sulla difensiva, molto spesso incroci le braccia al petto. Però se lo fai, accentui ancora di più la tua sensazione. Quindi, se vuoi cambiare il tuo stato mentale, inizia a cambiare la tua gestualità. Vedrai che agirà in modo molto profondo su di te. Ma a questo argomento sarà dedicato un video. Iscriviti al mio canale per non perderlo. Come ti dicevo all'inizio, il potere dei palmi delle mani è veramente grande, ma è anche altrettanto sottovalutato. Ti faccio subito capire con un esempio quanto possa cambiare radicalmente una situazione solo ed esclusivamente cambiando la posizione dei palmi delle mani. Immagina di chiedere a qualcuno di raccogliere un oggetto e di portarlo via.
Devi immaginare però che in questa situazione rimanga sempre tutto completamente immutato. Le tue parole, il tuo tono di voce, la tua postura, le tue espressioni facciali, modifichi solo ed esclusivamente la posizione dei palmi delle mani. Nella prima situazione hai il palmo rivolto verso l'alto. È un gesto per nulla minaccioso. Nella parte più antica del cervello, questo indica che si viene in pace e non si hanno armi. Quindi l'interlocutore non si sentirà assolutamente intimorito né costretto a compiere questo gesto, ma a questo punto si dimostrerà spontaneamente collaborativo. Nella seconda situazione ha il palmo rivolto verso il basso e questo comunica immediatamente un senso di autorità. L'interlocutore così avvertirà di ricevere un ordine e questo potrebbe anche fargli scattare una reazione di antagonismo con te. Nella terza situazione hai la mano chiusa con l'indice puntato. La scelta peggiore. Questo gesto, sempre a livello inconscio, suscita delle reazioni veramente molto negative. È uno dei gesti più irritanti che possano esistere. Simbolicamente è come se fosse l'unione di un pugno e di una mazza, quindi decisamente aggressivo. In alcune culture, come ad esempio quella malese o quella filippina, indicare qualcuno così equivale addirittura ad un insulto. Neppure il mio cane, Scott, riesce a tollerare quando lo indico in questo modo. Quando lo faccio mi abbaia contro. Ti sconsiglio veramente di usarlo se vuoi essere un abile comunicatore. A tal proposito è stato condotto un interessante esperimento. Ad una decina di oratori è stato chiesto di tenere 3 discorsi ciascuno, con pubblici diversi, utilizzando frequentemente i gesti dei palmi. In un discorso il palmo rivolto verso l'alto, in un altro il palmo verso il basso e nel terzo la mano chiusa con l'indice puntato. Osservando le reazioni del pubblico si è notato che gli oratori hanno ricevuto dei consensi completamente diversi da parte del pubblico, semplicemente cambiando questi piccoli gesti. Con il palmo verso l'alto hanno ricevuto l'85% dei consensi, con il palmo verso il basso questo è precipitato al 50%, ma quando poi hanno utilizzato la mano chiusa con l'indice puntato è stata una catastrofe, sono arrivati al 23% dei consensi, un crollo assoluto. Vedi quale potere inconscio immenso può avere un così semplice gesto? Ricordati che è veramente potente. La simbologia dei palmi in alto e in basso funziona perfettamente anche con gli animali. Questo perché il suo potere davvero è universale. Pensa al modo corretto di avvicinarti per accarezzare un cane che non conosci. Dovrai prima far annusare la tua mano mostrando il palmo aperto e solo dopo accarezzarlo. Avvicinandoti subito per accarezzarlo e quindi mostrando il palmo verso il basso, si potrebbe sentire minacciato e reagire male. Alcuni gesti hanno veramente un valore universale. Pensa alla simbologia profonda e potente che possano avere i palmi delle mani. Nel saluto nazista, simbolo di potere e tirannia, il palmo della mano è rivolto verso il basso. Se Hitler avesse concepito lo stesso saluto ma con il palmo rivolto verso l'alto, il saluto sarebbe apparso ridicolo, perché è in netto contrasto con il messaggio che voleva comunicare. Quando si giura invece lo si fa mostrando il palmo aperto, ed è palese la sua simbologia. I politici statunitensi vengono istruiti molto dettagliatamente su tutto il linguaggio del corpo e anche chiaramente sul potere occulto dei palmi delle mani. Loro fanno sempre largo uso del potere del linguaggio del corpo durante i loro discorsi pubblici. Pensa semplicemente come tiene spesso aperti i palmi delle mani Donald Trump mentre parla per cercare di rendere più credibili i suoi discorsi. C'è un piccolo trucchetto che puoi iniziare ad utilizzare da subito. Se parlando tieni i palmi delle mani aperte, ma congiungendo l'indice e il pollice in una sorta di ok, trasmetterai un senso sì di autorità, ma assolutamente non di aggressività. E sarai percepito come preciso, conciso, affidabile e dotato di uno scopo. Fallo senza cedere, in modo naturale. Devi essere morbido nel gesto. Fallo in modo misurato e otterrai degli ottimi consensi. Se non sei del tutto convinto, pensa a questo esempio eclatante e cambierai subito idea. È da sempre il gesto iconico di Barack Obama. Glielo avrai visto ripetere centinaia di volte durante i suoi discorsi. Ed è uno degli oratori migliori al mondo. Se è così usato dall'ex presidente degli Stati Uniti che conosce alla perfezione il linguaggio del corpo e l'arte della comunicazione,
Sicuramente si rivelerà molto utile anche a te. Mia cugina Luisa ha avuto la fortuna di cenare varie volte con Barack Obama, privilegio che ammetto di invidiarle un pochino. Ma la gestualità delle mani ovviamente non riguarda solo la posizione dei palmi. È vastissima questa comunicazione, entra in contatto direttamente con la parte inconscia degli altri, sempre riuscendo ad influenzarla. Nei prossimi video scoprirai tutti i segreti. Iscriviti subito al mio canale per non perderli. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso e invincibile.